La chain analysis. Buongiorno ragazzi e bentornati. Sono sempre pieno, qui il raffreddore non passa, ma chi se ne frega. Allora, oggi parleremo di un argomento un pochettino ostico, ma a mio avviso molto interessante, che è la chain analysis, ovvero l'analisi della blockchain attraverso la quale possiamo tirare fuori veramente tante informazioni. Iniziamo col dire che di per sé la chain analysis non è un male, anzi può aiutare anche noi normali utenti. Quando controlliamo un indirizzo o quando siamo curiosi e troviamo un indirizzo su internet e vogliamo andare a vedere se ci sono sopra dei bitcoin, quando vogliamo provare a vedere quanti bitcoin ha una determinata persona, insomma, quando vogliamo farci gli affari nostri o gli affari degli altri, stiamo facendo sostanzialmente chain analysis. Tutti i grafici e le metriche che vedete in giro riguardanti la time chain di Bitcoin sono state fatte tutte utilizzando questo sistema, ok? Quindi possiamo dire che è uno strumento molto utile. Perché allora se ne parla così tanto? Beh, perché, come per tutte le cose, dipende da come viene utilizzata questa metodologia di ricerca. Noi sappiamo che la time chain è un registro pubblico, quindi tutti lo possono vedere e possono tirarci fuori delle informazioni. Gli indirizzi però sono pseudonimi, quindi noi non sappiamo effettivamente chi li controlla. E se invece però noi fossimo così tanto curiosi da voler sapere chi controlla determinati indirizzi? Questa credo sia la domanda che si posero le agenzie statunitensi diverso tempo fa, più o meno tra il 2014 e il 2015, quando accaddero due eventi importanti: il fallimento dell'exchange Mt. Gox e la cattura di Ross Ulbricht. All'epoca non esisteva nessuna forma di KYC e quindi non c'era modo di sapere chi fossero gli utenti. Sempre in questo periodo però, nel 2014, nacque una società chiamata Chainalysis, che si proponeva di unire tutta una serie di dati lasciati dagli utenti e di risalire alle identità, oltre ad una serie di altre informazioni. Ad oggi esistono diverse società di chain analysis, ma ve ne cito due così a titolo informativo, che sono Chainalysis e CipherTrace. In ogni caso, da quel momento in poi, queste aziende hanno iniziato a raccogliere una marea di informazioni all'interno e all'esterno della time chain con lo scopo di collegarle tra di loro per riuscire a creare un identikit di un soggetto dietro a un indirizzo. Queste informazioni sarebbero poi state rivendute, ovviamente. Con l'avvento del KYC, come potete immaginare, il tutto è stato reso molto più semplice. Oggi, se non state molto attenti, potete essere tracciati sulla time chain per tutti i movimenti che fate. Gli exchange stessi utilizzano chain analysis per controllare i movimenti passati dei fondi che gli inviate. Lato utente, invece, il passaggio tramite un exchange può essere molto pericoloso per la privacy, perché di fatto voi andate ad appiccicare la vostra identità ad un indirizzo e una volta che decidete di utilizzarlo, se non state attenti, rischiate di andare a collegare a voi anche tutta una serie di indirizzi che però non si è mai avvicinata ad un exchange. Ma cosa analizzano queste aziende? Beh, allora proviamo a vederlo con un esempio, così ci risulta un po' più semplice. Intanto vi anticipo che con questo esempio capirete come mai nei video passati vi ho suggerito delle pratiche da utilizzare quando si movimentano dei bitcoin. Ma partiamo con il caso più classico. Io compro 100 euro di bitcoin su un exchange, ok? Quindi la prima cosa che viene fuori è la mia identità, perché ovviamente l'ho fornita io. Poi questi fondi li tiro fuori dall'exchange e me li mando su un indirizzo che controllo io. E qui diamo già un secondo elemento, ovvero un mio indirizzo. Se questo indirizzo è un indirizzo nuovo, mai utilizzato, questa è già una buona cosa. Ma se invece abbiamo l'abitudine di riutilizzare gli indirizzi, quindi magari fornite all'exchange un indirizzo che ha già dei fondi sopra, allora stiamo mettendo a rischio non solo i 100 euro, ma anche gli altri fondi, perché verranno tutti collegati alla nostra identità. Quindi Chainalysis ha già scoperto la vostra identità, un vostro indirizzo e ha anche scoperto che avete altri fondi. Ma andiamo avanti. Con questi fondi decido di comprarci qualcosa. Una volta fatta la transazione si aprono diversi scenari. Il primo caso è quello in cui l'indirizzo di destinazione sia già conosciuto. Se avete comprato qualcosa di illegale, poco male, mal che vada Chainalysis saprà che vi comprate video porno su internet. Se però comprate qualcosa borderline, allora le cose si complicano un pochettino, perché ricordate che c'è la vostra identità collegata a quell'indirizzo. Ma senza andare nel tragico, ipotizzate di poter finanziare in Bitcoin una qualche causa che vi sta a cuore, ma che non volete che si sappia. Beh, se quell'indirizzo è noto, è conosciuto, il che è molto probabile perché magari viene esposto nel sito dell'ente che volete finanziare, beh, voi avete perso la segretezza. Un'altra cosa che viene analizzata sono i resti.
Quindi prendiamo sempre il nostro esempio di prima. Abbiamo tirato fuori da Binance 100 euro e li abbiamo messi su un indirizzo che conteneva già 400 euro. Ora noi spendiamo 450 euro e ne riceviamo 100 di resto. Questo resto andrà su un indirizzo nuovo, perché di default il wallet ne fornisce uno nuovo per i resti. Ma attenzione, perché anche questo nuovo indirizzo sarà collegato alla vostra identità e quindi avrete fornito un'altra traccia, avete fornito un altro indirizzo collegato a voi. Ecco, questo era un semplice esercizio per capire come vengono raccolte le informazioni lasciate in giro. Sono tutte piccole bricioline che poi vengono unite. Ma pensate che però vengono analizzati anche dei pattern, come ad esempio il momento della giornata nel quale vengono effettuate le transazioni, al mattino piuttosto che alla sera, piuttosto che nel pomeriggio. Tutti questi dati vengono elaborati e sostanzialmente vanno a delineare un soggetto che controlla quegli indirizzi. Dobbiamo ricordarci una cosa però, tutto questo lavoro non fornisce mai una prova matematicamente certa che un determinato soggetto controlli un determinato indirizzo. Questo accade anche nel caso del KYC, perché voi potete aver comprato e poi potreste aver fornito l'indirizzo di un vostro amico. Si tratta sempre di euristica, ovvero la soluzione alla quale si arriva è basata su comportamenti, abitudini e pattern messi in atto da un soggetto che però non danno la certezza assoluta che sia stato proprio quel soggetto a compiere una determinata azione. Questo lo possiamo verificare nel concreto proprio in questo periodo storico. Per esempio, se andiamo a vederci la storia di Roman Sterling, arrestato negli Stati Uniti nel 2021 con l'accusa di essere il gestore di Bitcoin Fog, un mixer di Bitcoin e tramite il quale il signor Sterling avrebbe riciclato oltre 300 milioni di dollari. Il processo inizierà proprio a gennaio 2024. Per fornire le prove, l'IRS americana si sarebbe avvalsa di Reactor, il software di proprietà di Chainalysis. Peccato che però sia intervenuta anche un'altra società di chain analysis, CipherTrace, la quale, utilizzando le stesse euristiche di Reactor, abbia portato risultati completamente differenti, dichiarando che il software di sua proprietà non ha trovato alcuna prova che Roman Sterling fosse il gestore di Bitcoin Fog. Vedete quindi come due software di due società differenti abbiano portato risultati per nulla simili. Questa storia è veramente molto interessante, se vi va potete approfondirla nella newsletter di Federico Rivi, che ha fatto un articolo molto curato e approfondito sulla faccenda. Ve lo lascio in descrizione così se volete ve lo andate a guardare ad approfondire. Tornando a noi, nonostante tutto quello che abbiamo detto, però ci sono alcune cose che noi possiamo fare, alcune buone pratiche da seguire, che tra l'altro sono quelle che vi ho anche già spiegato negli altri video. Ma oggi secondo me abbiamo visto concretamente come mai è bene adottarle. Per prima cosa dobbiamo quindi evitare di fare il KYC, ma prediligere piattaforme peer-to-peer. Poi non dobbiamo fare address reuse. Ragazzi, abbiamo a disposizione un'infinità di indirizzi, quindi mi raccomando, non riutilizziamo mai lo stesso indirizzo, ma utilizziamo quelli che ci fornisce il wallet. Ne abbiamo veramente un'infinità. Poi prestiamo anche molta attenzione ai resti e sfruttiamo il coin control per evitare di andare a mischiare bitcoin acquistati con KYC con bitcoin acquistati senza KYC. E come ultima cosa, fatevi un nodo e collegate i vostri wallet al vostro nodo. In questo modo non fornirete informazioni sui vostri saldi a terzi, ma le chiederete direttamente al vostro nodo, ok? Già con queste piccole cose vivete veramente abbastanza sereni. Una cosa che mi è stata chiesta è se è possibile rendere anonimi dei bitcoin acquistati con KYC. Allora, ci sono delle pratiche, come il CoinJoin, che vi permettono di riacquisire un po' di privacy. Ma attenzione, questi strumenti ci permettono, come dire, di stoppare la storia, nel senso che quello che è stato fatto in passato non si può cancellare, però si possono confondere le acque da un dato momento in poi. Visto che però questo è un punto molto delicato, ho deciso di trattarlo in un video dedicato, che arriverà a breve, quindi mi raccomando ragazzi restate sul pezzo che pian piano approfondiamo veramente tutto. Dai ragazzi, noi per oggi ci fermiamo qui, direi che abbiamo fatto una bella panoramica della chain analysis. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Inoltre, se i contenuti che vi porto sono di vostro gradimento, potete condividerli per farli arrivare ad altre persone e se vi va potete offrirmi un caffè attraverso il QR code che spunta durante la riproduzione dei video oppure utilizzando il LinkedIn address che trovate in descrizione. Solo LinkedIn, ragazzi, non si accetta sporca fiat. Un caro saluto a tutti e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!